Bentornati amici di Gerrimini, oggi stiamo andando in un posto speciale, è un posto dove si trova posto veramente in mesi, ci vuole mesi per prenotare e quindi vi consiglio di prenotare appena guardate questo video se state per venire a Rimini. Noi ci troviamo a Tallamello e il locale si chiama Locanda dell'Ambra. In questo posto si mangia cucina tipica, ci sono tantissimi piatti a base di funghi, infatti siamo nelle colline, nelle alte colline riminesi e siamo qui per un compleanno, infatti siamo vestiti anche molto eleganti, come potete vedere, e siamo qui al compleanno di Mauro. Sicuramente ve lo ricordate dal video delle brioche del laboratorio. Si scioglie qua. È leggerissimo, vero? Del laboratorio. E quindi ve lo lascerò qui se non l'avete visto, perché è assolutamente da vedere se volete delle brioche appena fatte la sera, soprattutto d'estate, dopo che per esempio venite dalla discoteca o dal mare e siete verso le 11 mezzanotte di sera e volete una brioche appena fatta dal laboratorio. E adesso entriamo perché tutti stanno congelando. Siamo scesi di 2 livelli, eh? Sì, ma questo Matte, grande! Questo è l'esperto della carne, se ve lo ricordate. Bellissimo, cioè praticamente abbiamo tutta la saletta per noi. No, questa è la nostra sala. Poi dopo qui c'è una salita e si va di sopra. E dalla piazza centrale siamo scesi di 2 livelli sotterranei. Poi qua c'è un'altra saletta, che adesso vi faccio vedere. Wow, bellissimo. Prima salato, poi ci emoziona. Andiamo. Wow. bellissimo. Cos'è un panzerottino, no? Questi minuscolo. sono gnocchi fritti. Sono gnocchi fritti. Abbiamo fatto un menù fisso, che è quello che ci è stato proposto dalla casa. La cosa bella, per giustificare tutta questa strada che abbiamo fatto da Rimini, circa 45 minuti per arrivare, se venite qua io vi raccomando di prendere questo menù qui, perché c'è tutto, sentirete tutto e andrete a casa veramente, ma veramente con la panza piena. Sono già arrivato. Ancora non fa. Grazie. Poi mi è arrivato il cibo. Buona cena ragazzi. Grazie. Wow. Allora, ci è arrivato subitissimo, cioè noi abbiamo ordinato, loro sono andati di là e ci hanno portato subito l'antipasto. Che cos'è? È uno sformatino di squacquerone su vellutata al fossa. Infatti, come potete vedere, è una sorta di, vedete, si muove un po' budino, però è una mousse, cioè cremosissimo, guardate, una crema mousse, bellissimo, e sa tutta di formaggio, molto molto invitante. E adesso l'assaggio. No, prima di tutto è fredda e poi si sentono tutti e 3 i tipi di formaggio, quindi iniziamo bene. Tini e fagioli. Buona appetito. Qui sono un primo piano joints. Il fungo piccante. Finalmente sono arrivati questi. Sono bruschette con crema di funghi porcini e fagioli. Vai, partiti. Sta fermo. Ci sono 2 giorni intero. Vado che la assaggiassimo noi. Se non fossero bene.
Si vede bene? Viene che si blocca. Vado? Allora vado all'assaggio di queste bruschette, me le aspetto croccanti e molto buone. Allora, una salsa di funghi, si sente? Fagiolo vicino al fungo, bacino, è perfetta. Nessuno domina sull'altro, tutto molto ben curato e bruschette croccanti. Che altro dire? Buonissimo. Sono le 8:30. Sono arrivate le tagliatelle fatte con farina di castagne con i pomodorini e funghi. Non le avevo mai mangiate, infatti si può vedere dal colorino che sono un po' pallidine, ok? Però in realtà mi aspetto grandi cose da queste tagliatelle. E adesso andiamo all'assaggio di queste tagliatelle alla farina di castagne. Si può scegliere dopo. Sembrano tagliatelle integrali, non direi che sono di castagna, ma devi assaporarlo fino alla fine per capirlo. Sì, castagna. Carina. Bene, questa adesso è tua. Devo leggere? Dai, bello il biglietto. Ad alta voce? Conta la tua età dagli amici, non dagli anni. Conta la tua vita con i sorrisi, non con le lacrime. John Lennon. Bene, quindi siamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anni a testa e 80 anni. Quanti? Ah, ancora? Continua. No, vabbè, che ci sta te, cazzo. Senti che cazzata io sapevo. Aspetta, no? C'è scritto. Non dire gatto se non ce l'hai con il sacco, ma soprattutto non dire mulo. Grazie. Com'è che finisce? Ma hai letto di chi l'ha scritta? John Lennon. Vabbè, che ci dice. Guarda, dove l'hai presa? Guarda. Ma con Addirittura di Air Jordan qui, Io posso di livello Com'è il qui. feeling? Paletta. bellissimo. Io buono, adesso palletto fai io. Adesso a 21 devi vincere per forza. Ah, ecco. Poi più perdere. Io buono. Grazie a tutti qua, grazie. Prego. Grazie. Prego. 3 contro 3 con... Siamo arrivati al secondo primo e ci siamo dovuti sbottonare il primo bottone dei pantaloni. Allora, il secondo primo consiste in tortelloni al grano saraceno con berza e speck. E questi sono i tortelloni, sono molto grandi, hanno una pasta leggermente alta, cotti al dente, poi si vede benissimo che sono stati fatti con una pasta di grano saraceno e non normale perché hanno dei pezzettini marroni nella pasta. E dentro c'è lo speck e mi piace, non sono altissimi, sono abbastanza sottili come tipo di ravioli e sono stati conditi con il burro, che secondo me è la scelta azzeccata perché non è la panna che copre i sapori, ma è un burro che dà quel saporino in più aggiuntivo che non va a coprire gli altri gusti del raviolo. È il mio primo preferito per questi che ci è arrivato. E poi nel frattempo subito si è arrivato il nostro terzo primo ed è anche l'ultimo primo e questo ci farà sbottonare fino alla fine perché è arrivato lo gnocco. E questo qui è gnocchetto di patate con vellutata di formaggio di fossa e sopra gli abbiamo fatto mettere il tartufo, ok? Tartufo nero, lo vedete a scaglie e questi mi ispirano moltissimo. Allora adesso vado avanti con gli gnocchetti, li assaggio subito, così, in diretta, senza preassaggiare. Ok, allora già l'odore si sente moltissimo che c'è il tartufo e la Giulia sarà sicuramente molto felice, dopo la intervistiamo. Il gnocchetto è morbidissimo, dentro
ci affondi dentro i denti tranquillamente, non ti si attaccano, proprio soffici, sono un cuscino. Poi sono piccolini, uno tira l'altro, se ne mangi uno alla volta come sto facendo io adesso, uno alla volta. Buoni. Poi questo tocco in più che dà il tartufo è veramente eccezionale. Te invece cosa ci dici? Io intanto vi dico che c'è il tartufo e sono felice. Per me che ecco, il formaggio di Fossa non è apprezzato particolarmente, devo dire che il tartufo copre molto il sapore del formaggio, quindi buoni. Oggi siamo a Talamello, però il formaggio di Fossa è tipico di Sogliano e la preparazione consiste in questo. Bisogna praticamente preparare i formaggi, ok? E che vanno però conservati nella fossa, ecco perché prendono più questo aroma particolare. Questi formaggi vengono messi nelle fosse, più o meno sono fosse grandi come quella che ho qui sotto di me, vedete qui? Questa è una fossa, ok? Si va giù, è un ambiente che rimane freddo. Tutti questi formaggi vengono posizionati insieme alla paglia all'interno della fossa, che poi viene coperta con assi di legno e del gesso per chiudere tutte le eventuali fessure. A novembre, i primi di novembre, vengono aperte e ci sono i formaggi di fossa che sono maturati e quindi è la stagione del formaggio di fossa, è proprio quella in cui siamo venuti qui quest'oggi. Siamo infatti il 2 novembre, nonostante il formaggio di fossa sia di Sogliano, però lo trovate anche a Talamello e a Sant'Agata Feltria, insieme anche come il tartufo. Infatti quest'oggi abbiamo visto che abbiamo moltissimi piatti a base di funghi e tartufo. Ciao, è stato bello? Ti abbiamo barattato con un tagliere. Qui abbiamo la tagliata sale grosso rosmarino, Che bella! poi abbiamo lo scortichino, l'aceto balsamico, rucola e fossa. Perfetto. La piadina per i ragazzi qua. Vai, voi la pianta e la carne. Iniziamo di qua adesso. La piadina, lo scortichino, la tagliata, Grazie. sale grosso rosmarino. È il miglior cassetto della mia carne. Medaglioni di filetto al pepe verde, le patate arrosto. Allora, come secondi abbiamo preso una tagliata di scottone al sale grosso di serve e rosmarino, davvero ottima. Poi abbiamo preso uno scortichino all'aceto balsamico con rucola e fossa, che a mio parere era anche più buona della tagliata. E poi infine i medaglioni di filetto a pepe verde, che è piaciuto davvero a tutti e secondo me alla fine è stato il secondo più buono, più piacevole, con dei contorni vari, con melanzane, pomodori, zucchine alla griglia, veramente buone. E niente, adesso stiamo aspettando il dolce, che è davvero invitante e ce ne sono davvero tanti, per tutti. Che bravo! Adesso siamo passati ai dolci, abbiamo preso un po' di tutto. Tortino al cioccolato. Sì, Grazie, mi freddo al caffè. Peccato che c'è uno solo. Io ho preso una crema catalana molto buona, mi è piaciuta tantissimo, la sto ancora mangiando. Poi abbiamo preso dei mascarpone e un dolce con lo zabaglione e il caramello e del croccante. Dura 4 giorni. Buonissimo, sa proprio di crema. La crema delle brioche. Buonissima. Qui all'Ambra di Talamello abbiamo mangiato veramente bene e ve lo raccomando. I camerieri sono molto gentili, il cibo è ottimo e anche nel complesso il prezzo del menù per tutte le cose che ci hanno portato è accettabile. La location mi è piaciuta molto, ci hanno messo in una grotta, siamo appartati, non c'è casino rispetto alle altre persone che sono nel locale, quindi un ambiente veramente conviviale che io vi consiglio se volete festeggiare degli eventi particolari come per esempio dei compleanni oppure delle celebrazioni, delle cerimonie oppure comunque degli eventi speciali che volete sicuramente ricordare. Quello che vi consiglio è venire
venire di giorno, quindi a pranzo, perché c'è un panorama bellissimo da Talamello sulle colline riminesi, cosa che non vi ho potuto far vedere in questo video perché siamo venuti di sera. Prenotate e chiedete di venire la mattina. La strada è molto bella, è piena di tornanti e con un bellissimo panorama. Con questo è tutto, Gel Rimini vi saluta e ci vediamo nei prossimi video. Salutiamo anche noi. Sì. Ciao.